of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never Accenno ad un'altra indagine che è in corso alla Procura di Caltanissetta e che riguarda i mandanti a volto coperto, cioè coloro che avrebbero, diciamo, suggerito, se non altro, la tempistica ai mafiosi. Per quelle 2 stragi in sequenza che erano capaci, e poi via da meglio. Voi ricorderete che in 50 giorni saltarono in aria i giudici più famosi d'Italia a Palermo, cioè Falcone e Borsellino, intere autostrade sventrate, cioè una cosa mai vista, forse in Colombia. E questo pubblico ministero nella requisitoria ha ricordato le parole di alcuni collaboratori di giustizia, i quali sostengono che Totorina, prima di mettere a punto queste stragi, aveva incontrato alcune persone importanti, come le chiamava lui, e questi pentiti riferiscono che erano Berlusconi e Dell'Utri. Nel luglio del 2005 il sostituto procuratore Antonio Ingroia, allievo di Paolo Borsellino, che aveva sostenuto l'accusa insieme al collega Domenico Gozzo, commentò così le motivazioni della sentenza. La sentenza dice, tra le altre cose, che il partito Forza Italia venne costruito per impulso di Marcello Dell'Utri anche per venire incontro a delle esigenze di Cosa Nostra. La sentenza che condanna il senatore Dell'Utri dice però che il senatore Dell'Utri si adoperò e si buttò a capofitto in questa avventura con un ruolo decisivo rispetto alla formazione del movimento per andare incontro alle esigenze dell'organizzazione mafiosa, per andare incontro ai desiderata di Cosa Nostra. E c'è un collaboratore di giustizia in particolare, Antonino Giuffrè, riconosciuto attendibile in questa sentenza, che ha dichiarato che Marcello Dell'Utri fece questo anche in adempimento di un patto che era stato stretto a distanza con Bernardo Provenzano. Questo signore è un gran colpevole, ha una grande colpa, una grande responsabilità. Senza di lui Forza Italia non esisterebbe. Berlusconi mise sotto accusa Dell'Utri specificando che nei sondaggi Forza Italia stava scendendo proprio per questo problema dei suoi rapporti con la mafia. Ricordo che la reazione di Dell'Utri mi sorprese alquanto, in quanto mi disse testualmente: Silvio non capisce che deve ringraziarmi, perché se dovessi aprire bocca io... L'incontro che si realizzò alla fine degli anni 70 fra lo stesso presidente Berlusconi e mafiosi del calibro come Stefano Bontade e Mimo Teresi, incontro organizzato e realizzato proprio da Gaetano Cinà e Marcello Dell'Utri, avvenuto a Milano, e che i giudici nella sentenza di primo grado hanno ritenuto provato, pienamente provato, aver quindi stabilito questo incontro, un incontro nel quale i capi mafia dell'epoca, Stefano Bontade era il capo della mafia dell'epoca, incontrava un imprenditore in quel momento in ascesa come Silvio Berlusconi, con prospettive
nuove prospettive di possibili investimenti in quei settori dell'imprenditoria e della finanza milanese, e con prospettive di accrescere il proprio potere grazie a questi rapporti. Già questo da solo costituiva un contributo enorme per Cosa Nostra, ma questo è soltanto purtroppo l'inizio di una lunga storia iniziata in quegli anni 70 che si è dipanata per ben un trentennio. Il 22 dicembre del 2002, durante la partita Palermo-Ascoli, e proprio nel carcere di Ascoli, sarà una coincidenza, ma è rinchiuso Totò Riina, durante la partita Palermo-Ascoli, su una curva dello stadio Barbera di Palermo compare uno striscione. Sopra c'è scritto: Uniti contro il 41 bis. Berlusconi dimentica la Sicilia. Ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardarsi che io sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza, se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, non conosce questa organizzazione? No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma delle televisioni, giornali. Una quarantina di pentiti l'hanno, come dire, accusata di un fatto piuttosto grave, no? Lo stampo mafioso, l'associazione eccetera. E la mafia l'ha vista solo al cinema, come capita alla maggior parte di noi, oppure anche negli occhi? Certo che l'ho vista al cinema. Solo al cinema? Sì, l'ho anche letta sui libri. Certo. Ecco, e come se la immagina? Come ma non esiste la mafia, dobbiamo tornare ai discorsi che facevano i primi mafiosi. Che cos'è la mafia? Che cos'è la mafia? La mafia c'è un posto dove lei va a bussare e dice permette, qui c'è la mafia che è il direttore generale, non esiste. Ma dico di più, è presente nella mente, nella mentalità, nel modo di fare politica di chi è stato per una vita comunista, nell'errore chi ha applaudito a due mani ai misfatti terribili che il comunismo ha fatto in questo secolo. Io sono i comunista che portano avanti queste cose, signor Violanti, signor Caselle da Palermo, cioè tutto una combriccola. Questi signori fanno oggi campagna elettorale ancora denigrando l'avversario politico, criminalizzandolo, utilizzando tutti i mezzi, noti o non noti, compreso la sinistra giudiziaria, per cercare di eliminarlo. Questi sono i comunisti, quando si è comunisti dentro. Tutto quello che gira attorno a queste cose portano avanti queste cose. Questo governo, se devono guardare di questi attacchi, cioè comunisti. Ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai.